Ciao e benvenuti nel mio canale YouTube. In questo video scopriremo Firenze e i suoi giardini d'inverno, storia e bellezza senza fine. Firenze, conosciuta in tutto il mondo come la culla del Rinascimento, non è solo famosa per i suoi monumenti, musei e opere d'arte, ma anche per i suoi splendidi giardini. Anche in inverno questi giardini offrono una bellezza unica e rappresentano un aspetto della storia e della cultura fiorentina. Scopriamoli più nel dettaglio. 1. Giardino di Boboli. Il giardino di Boboli, incastonato nel cuore di Firenze, è molto più di un semplice giardino, è un tesoro d'arte e di storia. Situato dietro l'imponente Palazzo Pitti, questo giardino rappresenta un capolavoro paesaggistico che ha attraversato secoli, mantenendo intatto il suo splendore. La sua creazione risale al XVI secolo, un periodo d'oro per l'arte e la cultura italiane, su commissione della potente famiglia Medici. Questa dinastia, mecenate di artisti come Michelangelo e Leonardo da Vinci, voleva un giardino che fosse un'estensione della loro grandezza. E così nacque il Giardino di Boboli, un magnifico esempio di giardino all'italiana, caratterizzato da simmetrie, geometrie e giochi d'acqua. Passeggiando per i suoi viali ci si imbatte in una miriade di sculture, alcune delle quali risalgono all'antica Roma, mentre altre sono state commissionate appositamente dai Medici. Queste opere d'arte trasformano il giardino in un museo all'aperto, dove ogni angolo racconta una storia. Ma non sono solo le sculture a catturare l'attenzione. Le grotte, realizzate con una maestria sorprendente, creano atmosfere quasi magiche, mentre le fontane zampillanti aggiungono un tocco di freschezza e vitalità al paesaggio. In inverno il giardino di Boboli assume un aspetto diverso. Gli alberi perdono le loro foglie e la vegetazione diventa meno densa. Eppure, in questo apparente sonno della natura, la bellezza del giardino emerge ancora di più. Le sculture sembrano ergersi maestose tra il silenzio e il paesaggio invernale, con la sua quiete amplifica la maestosità del luogo. In questo contesto, il giardino di Boboli diventa un rifugio sereno e contemplativo, un luogo dove il fascino del Rinascimento si fonde con la magia dell'inverno. 2. Giardino delle Rose. Nascosto alla vista di molti, ma amato da chi ne conosce l'esistenza, il Giardino delle Rose è uno degli angoli più romantici e suggestivi di Firenze. Posizionato strategicamente sotto Piazzale Michelangelo, questo giardino è un balcone naturale da cui ammirare la splendida skyline della città, con il Duomo, Ponte Vecchio e la cupola del Brunelleschi che si stagliano maestosi all'orizzonte. Originariamente concepito come un luogo dedicato alla coltivazione delle rose, il giardino ospita oggi oltre 400 varietà di questo fiore simbolo dell'amore e della passione. Ma non solo. Durante le passeggiate si possono scoprire sculture contemporanee, piccoli angoli zen e persino un giardino giapponese, dono della città di Kyoto a Firenze. In inverno il panorama che si può godere dal Giardino delle Rose cambia notevolmente. Se è vero che le rose non sbocciano, la loro assenza permette di focalizzare l'attenzione su altri dettagli. La struttura del giardino, con i suoi terrazzamenti, muretti a secco e sentieri lastricati, emerge con maggiore chiarezza, mostrando un design attento e armonioso. I rami spogli creano giochi di ombre e luci, rendendo l'atmosfera ancora più intima e raccolta. La quiete invernale amplifica la serenità del luogo, rendendolo un rifugio ideale per chi cerca un momento di pace e riflessione. Le panchine vuote invitano a sedersi, rilassarsi e lasciarsi avvolgere dal panorama di Firenze, mentre il silenzio è interrotto solo dal canto degli uccelli o dal frusciare delle foglie secche. In questo contesto, il Giardino delle Rose diventa una meditazione visiva, un luogo dove l'anima si rigenera e si riconnette con la bellezza eterna della città. Prima di proseguire con il video, ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perderti i nostri video. 3. Giardino dell'Iris. Nel cuore di Firenze, a pochi passi dal famoso piazzale Michelangelo, sorge un luogo speciale, il Giardino dell'Iris. Meno noto rispetto ad altri giardini della città, è tuttavia un'esperienza imperdibile per chi visita la capitale toscana, specialmente per coloro che sono alla ricerca di angoli più tranquilli e suggestivi. Dedicato all'iris, il fiore che ha ispirato l'emblema di Firenze,
Il giardino è un omaggio vivente alla stretta connessione tra la città e questo elegante fiore. Durante la primavera, il giardino si trasforma in un'esplosione di colori, con migliaia di iris in fiore che competono in bellezza durante il celebre concorso internazionale dell'iris, un evento di portata mondiale. Tuttavia, in inverno, il giardino assume un fascino diverso. Se è vero che gli iris non mostrano la loro magnifica fioritura, il panorama su Firenze compensa ampiamente questa assenza. Dalle sue terrazze e dai suoi sentieri, la vista sulla città è semplicemente mozzafiato. Il Duomo, il fiume Arno, la torre di Arnolfo e molti altri monumenti si rivelano in tutto il loro splendore. La magia dell'inverno nel giardino dell'Iris si trova nei dettagli: i sentieri in pietra, le aiuole curate, le panchine solitarie e l'atmosfera sospesa e silenziosa, interrotta solo dal suono del vento o dal canto di un uccello solitario. In questo contesto, anche senza la presenza degli iris in fiore, il giardino diventa un luogo di contemplazione e apprezzamento, un'oasi che celebra la simbiosi tra la natura e la storica bellezza di Firenze. 4. Giardino Bardini. Nel tessuto urbano di Firenze, tra i numerosi tesori nascosti, il Giardino Bardini emerge come una gemma di rara bellezza. Meno affollato rispetto ad altri luoghi turistici, questo giardino storico offre a chi lo visita una pausa rigenerante dal trambusto della città. Situato sulle colline fiorentine, il Giardino Bardini vanta uno dei panorami più affascinanti di Firenze. Dalle sue terrazze, la vista spazia dai tetti rossi e dai campanili della città, fino alle campagne toscane circostanti, offrendo una prospettiva unica su uno dei paesaggi urbani più iconici al mondo. Ciò che rende il Giardino Bardini davvero speciale, oltre alla vista, è la sua struttura. Concepito nel Rinascimento ma rimodellato nel corso dei secoli, combina vari stili paesaggistici, dai rigidi geometrismi all'italiana alle morbide curve dei giardini romantici. I suoi percorsi terrazzati conducono i visitatori attraverso aiuole ben curate, fontane d'epoca e statue antiche, in un viaggio che combina arte, storia e botanica. In inverno, mentre la natura sembra rallentare, il Giardino Bardini rivela una nuova faccia della sua bellezza. Gli alberi spogli creano un contrasto affascinante con i muri in pietra e le strutture architettoniche, e il cielo invernale, spesso velato, aggiunge un tono malinconico e poetico al panorama. La varietà di piante e arbusti, anche in dormienza, offre texture e forme che rendono ogni passeggiata un'esperienza pittoresca. L'inverno a Firenze ha un fascino speciale. Le strade e le piazze meno affollate, l'aria frizzante e a volte la leggera brina sui tetti e sui giardini rendono la città ancora più magica e suggestiva. Visitarla in questo periodo, e in particolare i suoi giardini, offre un'esperienza diversa, ma altrettanto affascinante rispetto alle stagioni più calde. Ci piacerebbe sapere cosa ne pensi. Commenta qui sotto e non dimenticare di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ti ringraziamo per la visione.